Gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori, benvenuti. Questa è Teen Science e oggi parliamo di pirati. Sebbene la pirateria esistesse nel Mediterraneo già nell'antichità, quella che colpisce di più l'immaginario collettivo parte dal XVI secolo, con l'espansione delle rotte commerciali europee. I pirati erano noti per attaccare le navi mercantili per rubare carichi preziosi. La storia inizia con la scoperta dell'America. Questo nuovo mondo, ricco di risorse inesplorate, attrae l'attenzione delle potenze europee. Spagna e Portogallo, guidati dai rispettivi monarchi, si lanciano in una competizione feroce per reclamare quelle terre. La flotta spagnola, carica di oro e argento, solca regolarmente l'Atlantico, diventando il bersaglio perfetto dei primi avventurieri che saranno poi conosciuti come pirati. Mentre la Spagna consolida il suo dominio, piccoli gruppi di fuorilegge e avventurieri iniziano a formare alleanze nei Caraibi. Questi bucanieri si trasformano in predoni del mare, attaccano i galeoni spagnoli carichi di tesori, dando inizio all'età dell'oro della pirateria. Port Royal in Giamaica diventa il loro rifugio più famoso. E mentre i bucanieri e pirati seminavano il terrore nei Caraibi, le grandi potenze marittime europee non rimanevano a guardare. La Spagna in particolare era determinata a proteggere le sue preziose rotte commerciali e le ricche colonie americane. La corona spagnola, sotto il regno di Filippo II, investì enormemente nella sua armata. Questa era una flotta navale invincibile, una delle più potenti del mondo. Era incaricata di proteggere i galeoni carichi di oro e argento che facevano la spola tra l'America e la Spagna. Tuttavia, le enormi dimensioni e il peso di queste grandi navi le rendeva lente e poco manovrabili, quindi bersagli relativamente facili per i pirati su imbarcazioni piccole, agili e veloci. Nel mentre l'Inghilterra, sotto il regno di Elisabetta I, vedeva nella crescente ricchezza spagnola un ostacolo alla propria espansione, ma, al tempo stesso, un'opportunità per arricchirsi. I corsari inglesi, come Sir Francis Drake, ricevettero una lettera di corsa, una sorta di licenza legale per saccheggiare le navi nemiche, da cui appunto il nome corsari. Questa semi-legalizzazione della pirateria era una mossa astuta dell'Inghilterra, che poteva così colpire la Spagna senza dichiarare una guerra aperta. Le acque dei Caraibi divennero un campo di battaglia navale. La Spagna inviò nuove spedizioni per rinforzare la sua presenza nei Caraibi, mentre l'Inghilterra continuava a incoraggiare atti di pirateria contro le navi spagnole. Questa rivalità si intensificò ulteriormente quando l'Inghilterra sostenne i Paesi Bassi nella loro lotta per l'indipendenza dalla Spagna, portando così a numerosi scontri in mare aperto. I corsari inglesi e i pirati indipendenti lanciavano raid sempre più audaci. Porti spagnoli come Havana, Cartagena, Portobello furono frequenti bersagli di questi attacchi. La Spagna rispose con rappresaglie, attaccando basi pirata come Tortuga e Port Royal. Tuttavia, la natura frammentata delle isole caraibiche e la difficile navigazione nelle acque poco profonde rendevano difficili alle grandi flotte spagnole stanare i pirati. In questo periodo, lo spionaggio e l'inganno giocarono un ruolo cruciale. Le informazioni sui movimenti delle navi spagnoli erano preziose per i pirati e i corsari, che spesso si affidavano a reti di spie nei porti. Allo stesso modo, la Spagna tentò di infiltrare agenti tra i pirati per scoprire i loro piani e i loro nascondigli. Ma vediamo alcuni dei pirati più famosi, a cominciare da Edward Teach, famoso come Barbanera. La figura di Barbanera emerge come l'incarnazione della pirateria, con la sua barba scura e i fiammiferi accesi annodati nei capelli per creare questa sua aura di terrore. Barbanera comanda la Queen Anne's Revenge, una nave da guerra dotata di numerosi cannoni. Le sue imprese, tra cui il blocco del porto di Charleston, sono diventate leggendarie. La sua fine arriverà poi con un drammatico scontro con la Marina Reale inglese, cementando tuttavia il suo status di icona nella pirateria. Potrà sembrare strano, ma c'erano anche dei pirati donna.
Infatti, Anne Bonny e Mary Read erano veri e propri pirati al femminile. Anne Bonny e Mary Read sfidarono ogni stereotipo di genere del loro tempo. Queste due donne, vestite da uomo, si dimostrarono tanto coraggiose e spietate quanto i loro compagni maschi. La loro storia è una ribellione contro le norme sociali, culminando poi nel loro arresto e processo. La loro gravidanza le salva dalla forca, ma la loro sorte rimane tutt'oggi avvolta nel mistero. E ancora, come non nominare Henry Morgan, il pirata gentiluomo? Diverso dagli altri per la sua tattica e diplomazia, Henry Morgan è un pirata che opera con una sorta di legittimità. Come corsario inglese conduce audaci incursioni su città e porti spagnoli, incluso un famoso saccheggio di Panama. La sua abilità nel navigare tra legalità e criminalità lo porta anche ad una carriera post-pirateria sorprendentemente rispettabile, finendo per servire come luogotenente governatore della Giamaica. L'apice dell'era dei pirati si raggiunge con la battaglia di Ocho Rios e Maracaibo. Queste battaglie rappresentano infatti l'audacia dei pirati. In entrambe le occasioni, sotto la guida di figure come Morgan, lanciano attacchi contro le forze spagnole ben difese, dimostrando astuzia e coraggio. Questi scontri saranno poi raccontati con vividi dettagli, mostrando sia la crudeltà che il genio tattico dei pirati. È interessante notare che, sebbene delinquenti disonesti patologici, i pirati rispettavano delle regole ben precise. Il Codice dei Pirati, noto anche come Articoli dei Pirati o Codice dei Fratelli, era un insieme di regole e linee guida che governavano la condotta e la organizzazione all'interno di una nave pirata. Questo codice era essenziale per mantenere l'ordine in un ambiente altrimenti caotico e pericoloso. È importante notare che non esisteva un codice universale, ma ogni capitano e la sua ciurma potevano avere il proprio insieme di regole. Tuttavia, alcuni elementi erano comuni in molti codici pirata, come per esempio quelli che riguardavano la divisione del bottino. Le regole sulla divisione del bottino erano tra le più importanti, infatti. Solitamente il bottino veniva diviso in parti uguali, con il capitano e gli ufficiali che ricevevano una quota leggermente maggiore. Questo assicurava che tutti a bordo avessero un incentivo a partecipare e a lavorare sodo. I pirati avevano anche il loro sistema di compensazione per gli infortuni. Per esempio, un pirata che perdeva una gamba o un braccio in battaglia poteva ricevere una somma di denaro come compensazione. E ancora, le regole sulla condotta a bordo erano molto severe. Il combattimento a bordo poteva essere proibito e le questioni personali dovevano essere risolte a terra. L'ubriachezza eccessiva, il gioco d'azzardo e altre attività potenzialmente distruttive potevano essere limitate o vietate. Esisteva tuttavia un certo grado di democrazia a bordo. Infatti molti codici pirata prevedevano una forma di democrazia dove il capitano era spesso eletto dalla ciurma e manteneva la sua posizione solo finché godeva del loro sostegno. Le decisioni importanti, come quelle di attaccare una nave, potevano essere prese tramite il voto. Infatti, nonostante la loro reputazione di fuorilegge, i pirati praticavano una forma di uguaglianza. Molti ex schiavi divennero pirati e venivano trattati come uguali. In alcuni casi, quindi, si può dire che i pirati furono tra le prime società a praticare una forma di integrazione razziale. Come abbiamo detto, le regole erano molto rigide e il tradimento o il furto all'interno della ciurma potevano essere puniti molto severamente, addirittura con la morte. Questo era necessario per mantenere la fiducia a bordo ed evitare screzi. E per lo stesso motivo, in alcuni casi, era proibito portare donne a bordo o rapire donne per scopi amorosi, poiché ciò poteva causare discordia tra i membri dell'equipaggio. Ma anche l'era dei pirati era destinata a finire. La flotta spagnola, insieme a quella inglese e francese, iniziarono infine una caccia spietata contro i pirati. In più, come segno del destino, Port Royal venne devastata da un terremoto e divenne il simbolo del declino dei pirati.
Molti vennero catturati e giustiziati, mentre altri accettarono il perdono, abbandonando la vita di ribellione per una più sana e tranquilla esistenza. Bene, e per oggi è tutto. Spero questo video vi sia piaciuto. Mettete un mi piace, iscrivetevi al canale, attivate la campanella. Noi ci vediamo la prossima volta. Ciao!